Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi probabilmente sentirete un po' di casino in sottofondo perché c'è mia figlia con due amichette che sta giocando di là. Sul canale ci sono un po' di novità. La prima novità è questa. Siccome io ogni volta, no? Anche se qualcuno mi dice perché metto troppa acqua, poca acqua, non importa, però ogni volta battezzo una maglietta, ho deciso di farne di apposite per essere battezzate e quindi ecco qui vedete la maglietta Vintage Shaving Society con la O che è il logo del canale. Ok? Vi dico già per chi le vuole comprare che è possibile farlo, ma vi dico anche che io ho preso una XXL, no? Perché poi alla fine non è che le vendo io, le vendo un altro sito. Io ho preso una XXL che è la taglia che porto normalmente e sono enormi, quindi probabilmente saranno taglie americane. Ok, cosa andiamo a provare questa sera? Questa sera andiamo a provare il Q-Shave, ossia il clone, andiamo a vedere qui sotto, il clone del Merkur Future, ok? Ok, allora, vi dico già che è impacchettato in maniera molto carina, regalano anche un po' di lamette e un pennellino per pulirlo. Vi dico anche che non è una copia, non è una copia illegale, nel senso che il brevetto di questo sistema di chiusura, ok? Il sistema di chiusura è così: tiri e rimetti. Il tutto avviene attraverso delle mollettine, ok? Comunque il brevetto di questo sistema di chiusura è scaduto e quindi lo può produrre sostanzialmente chiunque. Poi dopo è chiaro che essendo questo un rasoio che ha ottenuto fantastiche performance, diciamo, nel tempo, hanno deciso di farlo con la stessa forma sostanzialmente. Io il Merkur Fury non ce l'ho e pertanto, tra l'altro mi piacerebbe averlo, non ce l'ho e pertanto non sarà una comparativa, anche perché ritengo che è evidente che se questo costa 10 euro e il Merkur Fusion ne costa 70-80, una ragione c'è. Ok, quindi io lo vado a provare semplicemente per vedere quanto è buono questo regolabile da 10 euro, tralasciando il fatto che poi dopo è uguale al Merkur Fusion. Comunque, rivediamoci il sistema di aggancio del copritestina, no? Vediamo che c'è qui una ghiera regolabile che va da 1 a 6 e che sostanzialmente non fa altro che, lo vedete, alzare questa parte che sostiene la lametta e quindi la solleva. Vi dico anche che adesso lo andiamo a armare e a vedere effettivamente come si comporta. Lo armiamo con una bella astra Superior Platinum, un'astra verde. L'astra la buttiamo qui dentro, ok? Così si scioglie un pochino la colla, l'acqua è calda, anzi quasi calda, adesso la facciamo diventare calda veramente. Così si scioglie la colla e non facciamo la solita cosa e poi dopo devo togliere la colla a mano. Ok. Nel frattempo che la colla si scioglie, ci guardiamo la sigla, ok? Tipo adesso, sigla. E poi una volta guardata la sigla ci andiamo a vedere cosa dice sul fogliettino illustrativo che c'è all'interno. Sostanzialmente fa vedere come aprire la testina, che l'abbiamo già visto, come inserire la lametta, che evidentemente è a prova di stupido, e come reinserire la testina. E poi ci dice anche che va dall'1 al 6, dove l'1 è il più mild e il più dolce e il 6 è il più aggressivo. È scritto in inglese, russo e francese.
ok? Kushape.com, sostanzialmente lo potete trovare su AliExpress, ok? Poi c'è un libretto di attenzione che è scritto anche in italiano: quando cambi la lama o regoli l'aggressività del taglio, fallo con le mani asciutte, in caso contrario il rasoio potrebbe scivolare con il rischio di tagliarti. Vabbè, diciamo che abbiamo scoperto che è un rasoio, ce l'hanno spiegato quelli della Kushape. Ok, andiamo a aprire questa lametta della lastra, che qualcuno mi aveva consigliato di fare così, ma vi dico che questa mossa Kansas City Shuffle non fa nient'altro che squagliare anche la carta, vedete, appresso alla colla che rimane dov'è. Io questa cosa dell'astra non l'ho mai capita, perché ci metto tutta questa colla? Perché? Vabbè. Poggiamo la lametta e andiamo a chiudere. Allora ci guardiamo subito l'esposizione e il gap, ok? Questo è quanto esce la lametta, ok? Quindi c'è un'esposizione, insomma, effettivamente evidente già così. Adesso siamo sull'1 e un gap che si vede. Quando noi andiamo a portare su 6, il gap diventa assolutamente, veramente tanto. Cioè ragazzi, questi saranno 1,5 mm, 2 di gap. Non lo so adesso se il Mercure Future effettivamente fa così. Poi ho visto, vi dico, che da altre recensioni di altri youtuber, che inizialmente, parliamo di recensioni vecchie di un annetto, che sostanzialmente il sistema di chiusura non era preciso, tant'è che il copritestina ballava. Il copritestina non balla più, probabilmente lo hanno risolto. La lama sembra effettivamente, no, bilanciata, nel senso che c'è la stessa quantità di esposizione da tutti e due i lati, quindi sotto questo punto di vista è ben fatto. Cioè, per 10 euro ragazzi, 10-11 euro quello che costa, adesso manco me lo ricordo, non è veramente niente. Ok, aggiungiamo nel frattempo che ci andiamo a mettere il pre-barba e a inumidire il viso. Qui ci sono ancora i peli. Questo è il sapone che ho usato al primo video praticamente, quando ho deciso di farlo diventare un canale. E chiaramente la mia tecnica era quella che era meno affinata di adesso, quindi usavo il sapone così com'era, ci passavo il pennello sopra inumidito in maniera discutibile, e quindi ciò che avveniva era che il pennello perdeva una marea di peli sul sapone e rimanevano lì, e lì stanno, ok? Ci abbiamo messo un po' di acqua così inizia a ammorbidirsi e ci inumidiamo anche il viso. Oh, poi ragazzi, ditemi che vi sembra. In realtà ne ho fatte 5 diverse, sia in variante con disegno bianco che in variante con disegno nero. E ditemi cosa vi sembrano, perché spero, almeno io penso, no, però ogni volta è come quando vai a casa di uno, mangi malissimo, ma quello è contentissimo perché l'ha fatta lui quella cosa da mangiare. È la stessa cosa, queste le ho fatte io, magari vi fanno sostanzialmente schifo, magari vi piacciono moltissimo. A me piacerebbe saperlo questo. Ok, ci andiamo a mettere un po' di prebarba, pro raso. Il giusto per idratare e ammorbidire senza andare poi ad essere in quantità eccessiva sulla pelle. La barba, come vedete, non è tantissima, no? Una barba di 2 giorni e mezzo, ma insomma c'è, ok?
Prebarba messo, la ciotola è calda, a me questa cosa fa morire della ciotola che rimane calda. Uno ci mette l'acqua bollente e quella rimane calda. Comunque, il sapone è stato ammorbidito, abbiamo tolto l'acqua di vegetazione e togliamo pure questi peli di pennello. Scusate, questa cosa lo so che fa anche schifo a vederla, però ci preleviamo il nostro sapone, ambra e felce, perché poi questo sapone io non gli ho dato la recensione che meritava, perché era praticamente tra le prime cose che recensivo, perché ragazzi, perché ero un po' lastrone, ok, di questa cosa. E quindi non avevo neanche l'idea di cosa dire, che adesso un'idea un po' più precisa ce l'ho. La felce si sente molto e l'ambra gli dà un tocco di classe che prima probabilmente non avrei saputo riconoscere, ok? Vi dico anche che il motivo di questo è che è vero che io mi radevo praticamente da 30 anni e che, e che mi sono avvicinato al mondo della rasatura tradizionale da circa 5, ma è vero anche che avevo usato sempre gli stessi prodotti, sempre ProRaso, sempre lo stesso rasoio più o meno, e quindi non avevo la capacità tecnica, ma più che tecnica, perché alla fine, ragazzi, qui sono tutte cose personali, quindi di tecnica non ne ha nessuno, ma quantomeno nella fase descrittiva, no? Poi dopo è chiaro, ognuno ha la sua di tecnica nel farsi la barba, ma al di là di quello non avevo metri di paragone. Da quando ho iniziato col canale, quindi ho cominciato ad acquistare prodotti, ad appassionarmi delle differenze tra i prodotti, in realtà un'idea delle qualità, vedi, eccola! Vabbè, ci sta, l'ho fatta apposta sta maglietta. Secondo me però non è come dice qualcuno, è perché metto troppa acqua. Perché se guardate la crema è montata bene, almeno a mio avviso. È perché forse ci metto troppa foga nel muovermi, ma a me piace così. Perché sono convinto che questo sollevi bene il pelo e idrati di più. Anzi, vi dico che forse di acqua ce n'è anche poca rispetto al solito oggi. E infatti io vado a idratare un pochino di più, poi qualcuno mi dirà che ho idratato troppo, ma se il sapone mi si secca in faccia non mi piace. E quando il sapone comincia a fare la neve, quando ci passi il pennello sopra, è perché si sta seccando e a me questa cosa proprio non mi piace. Ok. Ok, vediamo come si comporta questo Q-Shave. Non l'ho provato, chiaramente come sempre è una recensione estemporanea, ok? Ossia proviamo ora quello che andate a vedere. È un rasoio leggerino, ok? Probabilmente il Merkur sarà diverso, insomma. Molto, 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 molto poco aggressivo. Ok? Davvero poco aggressivo.
Adesso andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte, ma lo voglio portare, diciamo, a 6, che è il massimo, per vedere che succede. Oh, su 6 la lama si sente. Il gap è enorme, se voi lo vedete qui è una cosa veramente impressionante, però forse per la geometria del rasoio che, insomma, chi l'ha inventata, che non è certo la Q-Shave, comunque risulta gestibile e lascia una bella rasatura profonda, eh? Questo che vuol dire? Vuol dire che adesso mi tocca comprare l'originale. La lama si sente così, si sente per bene. Specialmente in queste parti qui uno la sente proprio sul collo. Va bene, io direi di andare su una cosa intermedia, diciamo un 3. Il dialing, cioè la rotazione è abbastanza leggerina. Secondo me, se non state attenti e premete sul viso, cosa che comunque non va fatta, potreste ruotarlo senza volere e cambiare il vostro setting. Il 3 è un ottimo compromesso. Davvero ottimo. Allora ragazzi, io già così vi dico, dopo ormai pochi minuti di video per gli standard a cui siamo abituati, che ragazzi per 10 euro questo qui si può tranquillamente comprare senza starsi a preoccupare del fatto che sia una copia o non sia efficace come l'originale. Ok? Io qualche taglietto me lo sono fatto, qui sotto li vedete. È poca roba. Però chiaramente quando uno testa, via, mette a 6, anche se non ha una barba da 6, e prova. Prova per voi. Oh, io sulle lamette della Q-Shave ho tralasciato perché, che vi dico ragazzi, io a me non mi riesco a fidare di queste cose cinesi, no? Eccola qua. 5 Titanium Coated Blade. Probabilmente saranno fatte da un'azienda che fa le stesse lamette che utilizziamo giornalmente, ma io adesso rimetto su uno. Allora vi dico già, guardate, un qualcosina è rimasto. Io non ho neanche teso la pelle nella sbarbata, perché comunque è una cosa che non mi viene naturale. Io lo so, avete ragione, va fatto, ma non mi viene naturale. Per il contropelo l'ho settato già a 1, quindi sarà particolarmente gentile sulla pelle, è veramente gentile. Secondo me è un oggetto che non vale certamente 100 euro, ma i 10 euro, 12 euro che costa li vale alla grande. Io qui sono arrivato al BBS adesso, eh. E questo ve ne andate in viaggio, lo buttate in valigia, si rompe,
tutto sommato ne comprate un altro. Si perde, ve lo dimenticate in albergo, ve lo dimenticate nel bagno del treno, vabbè, pace. Vi dimenticate un rasoio più costoso, probabilmente più performante, fatto di materiali migliori, ma poi piangete, ok? E qui sotto vedete che con la cosa a 6 mi sono sgarrato tutto. Vabbè. Allora, è una sbarbata un po' splatter, eh. Qui sotto si vede che mi sono un po' rovinato la faccia, però insomma è andata così. Dov'è? Allora, andiamo con l'obliquo anche per togliere le ultime rimanenze di pelo. Più pelo per tutti, vi dico. Io vi dico più pelo per tutti. Ecco, mo' m'ha sgarrato seriamente, l'ho sentito proprio che è entrata, No, 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 così non va. Salta. Probabilmente io ho affrontato questa sbarbata, no? Con troppa confidenza sul settaggio più dolce, che in realtà poi così dolce non è. E quindi mi sono devastato la faccia. Allora, oggi è una sbarbata da dimenticare dal punto di vista di quelli che normalmente chiamiamo red point, ma che oggi sono proprio tagli. Però vi dico che nonostante io mi sia tagliato, che probabilmente è dovuto alla maniera in cui ho approcciato a questo rasoio, che è totalmente sbagliata, a me il rasoio non è dispiaciuto, nel senso che è un rasoio da 10 euro, probabilmente ha un valore di comfort di un rasoio da 15-20, ma non è quello l'importante. L'importante secondo me, il punto vincente di questo rasoio è che al di là di quanto costa, cioè proprio perché costa quello che costa,
possiamo permetterci di sperimentare con questo rasoio, possiamo permetterci di perderlo, possiamo permetterci di farlo cadere per terra senza troppi patemi d'animo, ok? Quindi secondo me, voglio dire, alla fine con 10 euro ci avete un regolabile che tutto sommato il suo mestiere lo fa. Io mi sono devastato, magari col Mercur Future non mi sarei sgarrato così, forse mi sarei sgarrato uguale perché ho sbagliato, questo non lo posso sapere. E quindi adesso andiamo a mettere un bel po' di olio di jojoba che toglie le irritazioni, ormai ve l'ho detto 1000 volte e quindi lo faccio. Ecco qua. Poi una volta messo l'olio di jojoba, che uno sente subito la pelle, questo qua veramente secondo me è miracoloso. Non è un prodotto da barba, non c'entra niente con la rasatura, però io lo uso così e veramente vi lascia la pelle uno spettacolo. Diventa morbida, se esagerate lucida, no, però diventa morbida, idratata, ha un profumo assolutamente neutro, quindi ci potete mettere qualsiasi cosa sopra. E infatti io, finita la passata di olio di jojoba, ci sparo il Floyd formula classica. Ecco qui. Bene, allora ragazzi, cosa vi dico su sto rasoio? Ve l'ho già detto, vi ho già detto tutto quanto. Secondo me è un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi vuole avvicinarsi a un regolabile, a un progressivo. È evidente che ci sono regolabili e progressivi decisamente migliori di questo, è evidente che i materiali non saranno al top, però è evidente pure che se vi davano un rasoio di titanio a 10 euro ci sarebbe stato qualcosa che non va sotto, probabilmente era, che ne so, titanio radioattivo, qualcosa del genere. E secondo me è dignitoso. Definirei questo rasoio dignitoso. E direi ragazzi che con questo è tutto, ho terminato e come sempre ci vediamo più vecchi. Anzi, prima di vederci più vecchi, siccome anche questo l'ho promesso a una persona che ha commentato e che giustamente, no, merita che io compia con ciò che ho promesso. Come avete visto, non ho chiesto all'inizio del video di iscrivervi al canale, mettere il mi piace, eccetera, eccetera, perché effettivamente potrebbe essere preso come una questua. Ecco, lo chiedo adesso. Quindi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video e attivate la campanella di notifica. Il motivo per cui normalmente io lo dicevo all'inizio è perché ho notato dalle analisi che qui non ci arriva quasi nessuno. Comunque, questo è un esperimento e anche oggi ci vediamo più vecchi. Ciao!